Marte e il ponte sullo stretto. Su La vera storia del gruppo Bilderberg si legge: gli eventi mondiali non accadono per caso, sono fatti per accadere, che si tratti di questioni nazionali o commerciali, e la maggior parte di essi sono messi in scena e gestiti da coloro che tengono i lacci della borsa. Dennis Healey, barone Healey, un politico inglese ex ministro della difesa. Un saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus, è il plus che fa l'autorevole differenza. Prima di tutto ricordo che dalla fine del 2025 sulla prestigiosa pagina Indice Alfabetico, nei frame iniziali trovate i compleanni dei video e domani 8 marzo compie 6 anni il video 8 marzo Festa della Donna. Magari ricorderete le baggianate che ha raccontato Buriburi. Coloro che seguono Canal 104 Plus sanno che l'insana idea di andare su Marte risale al 1950, che trovate sulla voce Marte, programmazione del viaggio iniziata nel 1950. Sono passati 76 anni e, come per chi sta ancora aspettando il ritorno del Messia, qui si parla di migliaia di anni, tanti nonni sognano ancora di andare sul pianeta rosso. Altri nonni, come me, stanno ancora aspettando di passare sul fantomatico ponte che, secondo i nuovi ministri degli esteri, non sarà più per il popolo ma per la strategia militare. Semmai, mai significa che non lo faranno mai, ma se mai lo dovessero realizzare, allargeranno i lacci delle nostre borse per rubare altri soldi con nuove tassazioni. Smettete di credere ai politici e smettete di dedicare tempo a questo misterioso progetto che, se vi sfamate con le notizie di Wikipedia, trovate voci che risalgono al 1864, ma si trattava solo di voci o idee. Vi sforzo la lettura di questa testata giornalistica, The American Citizen, per gli italiani in America, del 21 settembre 1953. Avevo 40 giorni! Convegno per il ponte tra Messina e Reggio. Ha avuto luogo qui ieri il convegno per il ponte tra Messina e Reggio. Il progetto, concepito dall'architetto americano David Bardan Steinman ed esposto alla Fiera di Messina, prevede la costruzione di un ponte lungo 3028 metri tra la località Ganzirri sulla sponda sicula e Punta Pozzo sulla sponda calabra. Il ponte dovrebbe essere formato di 2 piani sovrapposti accoglienti, il primo la ferrovia e il secondo 2 strade camionabili. La sua altezza dal pelo dell'acqua dovrebbe essere di 50 metri. Sul giornale The Camas Hot Spring Exchange del 20 agosto 1953 si legge che, se questo progetto si materializzerà, sarà il ponte più lungo del mondo. L'idea del ponte viene rilanciata dall'Associazione Costruttori Acciaio Italiani, ACAI. Nel 1953 si parla di prime campagne geognostiche e studi di fattibilità. Nel 1955 viene finalmente costituita la società Gruppo Ponte di Messina SpA su iniziativa dell'ACAI e con la Fiat Impresit come azionista di riferimento. Vale a dire che hanno pagato personale dipendenti per più di 20 anni, perché in seguito la società è stata liquidata e nel 1981 viene fondata la Stretto di Messina SpA, la società concessionaria vera e propria, chissà, la prima non era vera, creata appositamente per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento in attuazione della legge 1158/71. Prima di chiudere, dal 1981 sono passati 45 anni e da 45 anni stiamo foraggiando personale e progettisti senza ancora avere visto un ponte, a parte il prossimo ponte per gli scolari da giovedì 2 aprile e martedì 7 aprile 2026. Grazie di aver ascoltato fino alla fine.